Ciao a tutti, eccomi di ritorno con una ricetta sarda strepitosa, le famosissime pavassinas di Cuglieri a forma di banane, chiamate appunto bananine sarde o austriacos, e perfette come dolci per la festività di Ognissanti. In tante mi stavate chiedendo di fare la videoricetta e finalmente eccola qui, spero tanto che vi possa far piacere. Il procedimento è simile a quello delle tilicas senza sapa che vi proposi un po' di tempo fa. Diciamo che oltre alla forma cambia leggermente il ripieno, ma la bontà e la morbidezza restano invariate, strepitose. E ora vediamo subito come si preparano. All'interno di un mixer tritatutto o del bimbi versiamo 80 g di uvetta, 80 g di noci, 100 g di nocciole, 100 g di mandorle e mezzo cucchiaino di cannella in polvere. La frutta secca dovrà essere tutta tostata. Ora grattugiamo il limone biologico non trattato, quindi con la scorza edibile. Lo uniamo al composto e tritiamo per 10 secondi a velocità 7-8. Dovremo ottenere questa consistenza che vi sto mostrando in video. Adesso all'interno di un pentolino versiamo 140 ml d'acqua e 200 g di zucchero. Portiamo ad ebollizione e facciamo bollire per 4 minuti circa mescolando bene. A questo punto uniamo il composto appena tritato, mescoliamo, abbassiamo la fiamma e facciamo cuocere a fuoco lento per qualche minuto, finché il composto si sarà staccato tutto dalle pareti. Agevoliamo questo passaggio aggiungendo 1 o 2 cucchiai di semola rimacinata di grano duro. Da me ne sono serviti 2. Trasferiamo il tutto all'interno di un contenitore in vetro Pirex e attendiamo che si freddi del tutto. Nel frattempo, in un'altra ciotola capiente ci occuperemo di preparare la pasta violada, ossia la tipica pasta a base di strutto che si utilizza principalmente per tante preparazioni dolci e salate sarde. 280 g di semola rimacinata di grano duro, 130 g d'acqua tiepida e 40 g di strutto che, attenzione, non si può sostituire con il burro, al massimo con pari quantità d'olio d'oliva. Procediamo così come mostrato in video, impastando con le mani prima all'interno della ciotola e successivamente sulla spianatoia. L'impasto sarà pronto quando non si attaccherà più alle mani e sarà elastico. Lo avvolgeremo con pellicola trasparente e lo riporremo all'interno del frigo per 15-20 minuti. Trascorso questo tempo possiamo procedere in 2 modi, o come faccio io e quindi con la macchina sfogliatrice, o a tirare la pasta con il mattarello e tanta forza e olio di gomito. Diciamo che io ho optato per un aiutino veloce con la sfogliatrice. La imposteremo a livello 2 e man mano scaleremo fino al livello 4, che equivale al second'ultimo più stretto, almeno nella mia macchinetta. Quindi la sfoglia dovrà essere sottile e penso si possa percepire anche dal video. Teniamo sempre il piano di lavoro insemolato così che la pasta non si attacchi. Fatto questo, con il primo pezzetto di impasto dovremo ricavare dei dischi del diametro di 8 cm l'uno con un coppapasta. Eccoli qui. E la pasta avanzata ovviamente si potrà rilavorare e ristendere, così come vi ho mostrato prima. Con un cucchiaino prendiamo il composto a base di frutta secca cotto precedentemente e ormai freddo e ci insemoliamo poco a poco le mani e formiamo dei salsicciotti da adagiare al centro di ogni disco senza farli sbordare.
Chiudiamo la pasta arrotolandola al salsicciotto e chiudendo le estremità pizzicandole con le dita. Non ve l'ho detto, il salsicciotto dovrà avere le dimensioni più o meno di un dito. Una volta fatto questo, piegheremo la pasta a forma di piccola banana e ci somiglia, vero? E quindi proseguiamo in questo modo fino ad esaurire tutto il composto e tutta la pasta. Che ridere, mi è venuta pure l'idea all'ultimo di fare una banana gigante ripiena per risparmiare fatica e tempo. Dite la verità che un pensierino ce lo stavate facendo pure voi mentre mi guardate. Con queste dosi dovrebbero uscirne fuori più di 30. Le adagiamo sulla teglia con un foglio di carta da forno, tutte in fila, che carine, e le inforniamo a 170 gradi per 10-12 minuti. Tanto l'interno è già cotto e la pasta violata ci impiegherà veramente pochissimo tempo a cuocere. Eccole qui, appena sfornate. Dovremo attendere che si siano freddate del tutto prima di procedere con la glassatura. Per la glassa ci occorreranno 125 g di zucchero a velo e un cucchiaio colmo d'acqua, sostituibile benissimo con una parte di acqua di fior d'arancio, quindi tipo un cucchiaino d'acqua e un cucchiaino d'acqua di fior d'arancio, potreste pure far così. A voi la scelta. Mescoliamo bene e glassiamo le nostre bananine di pavassine con due metodi, o con la lama di un coltellino oppure immergendole direttamente capovolte dentro la glassa e poi facendole scolare bene. A voi la scelta anche in questo caso. Se volete una glassa più bianca e compatta potrete aggiungere zucchero a velo in più oppure farla rapprendere un po' sistemandola sui bordi della ciotola e spalmandola sopra poi alle bananine. A noi a casa piace così come la vedete nel video per non avere un carico troppo eccessivo di zucchero. Prima che la glassa si sia asciugata del tutto versiamo sopra le palline colorate come decorazione e procediamo quindi in questo modo. Eccole prontissime, ma guardate come sono eleganti e poi sono i tipici dolci sardi che durano morbidi e perfetti anche dopo una settimana, ovviamente purché chiusi bene ermeticamente, ma faranno un figurone sulle vostre tavole, ricchissime di frutta secca che fa tanto bene alla salute e con un gusto formidabile che sa proprio di autunno e di festa, ideale proprio per questo periodo. Spero con tutto il cuore che questa ricetta vi sia piaciuta, vi auguro una buona domenica e ci rivediamo nei prossimi video. Ciao!